Il 19 maggio 1845 la HMS Erebus e la HMS Terror scivolano fuori dal porto di Greenheath come due spettri neri incoronati di vele bianche. Sono i gioielli della corona britannica, le macchine più avanzate del XIX secolo. Motori a vapore da locomotiva pulsano nei loro ventri di legno rinforzato con piastre di ferro. Le biblioteche di bordo traboccano di volumi rilegati in pelle. Le dispense sono colme di migliaia di barattoli di latta, un miracolo della conservazione moderna. Sir John Franklin, un eroe dai capelli d'argento, guarda l'orizzonte con la certezza di chi sa che il passaggio a nord-ovest non è più un mistero, ma una preda pronta a essere sbranata. Ma ora dimenticate i brindisi. Dimenticate le divise blu immacolate e l'odore del tabacco pregiato nelle cabine degli ufficiali. Settembre 1846, isola di Re Guglielmo. Il silenzio è interrotto solo da un suono che nessun uomo dovrebbe mai sentire: il lamento delle navi. Non è un cigolio di legno, è un urlo. Milioni di tonnellate di ghiaccio si stringono attorno ai fianchi della Erebus e della Terror. Il PEC non è acqua ghiacciata. È un predatore di quarzo vivo che preme con una forza idraulica incalcolabile. Le pareti della cabina di Franklin si flettono. Il vetro di una lanterna si frantuma senza che nessuno lo tocchi. Sotto coperta, l'aria è densa, umida, satura dell'odore di carbone bagnato e sudore stantio. La luce delle lampade a olio proietta ombre deformi contro le travi del soffitto, che sono così vicine che sembra vogliano schiacciare gli uomini nelle loro amache. Un marinaio, Thomas Armitage, appoggia la mano sulla paratia. Sente la vibrazione. Non è il battito del motore, è il ghiaccio che sta cercando di entrare. Fuori il mondo è scomparso. Non esiste più il cielo, non esiste più il mare. C'è solo una distesa bianca, infinita e brutale, che riflette una luce cinerea anche quando il sole non sorge più. Armitage guarda i suoi compagni. Alcuni tossiscono, un suono secco che rimbomba nel silenzio artificiale della nave bloccata. Hanno freddo, un freddo che non si ferma alla pelle, ma che scivola dentro, sotto i muscoli, fino a cristallizzare il midollo osseo. Ma non è il freddo la minaccia peggiore. Non ancora. C'è qualcosa di sbagliato nel cibo, qualcosa di invisibile che striscia dentro le latte di carne conservata, sigillate male, saldate con un piombo che sta lentamente avvelenando i loro nervi e le loro menti. Franklin è nella sua cabina, chino sulle mappe. Tracciarotte che non esistono più. Il passaggio a nord-ovest è lì, a poche miglia. Lo possono quasi vedere. Ma il ghiaccio non si muove. Il termometro scende a meno 40 gradi. La domanda non è più quando arriveranno in Asia. La domanda, che nessuno osa ancora sussurrare nel buio della stiva, è: quanto tempo impiega un uomo civilizzato a diventare un animale quando la fame inizia a masticare lo stomaco e la speranza gela nell'aria? Franklin guarda fuori dal minuscolo oblò. Una crepa si apre nel ghiaccio con il rumore di un colpo di cannone. La notte polare sta arrivando e con essa l'inizio della fine. Per capire come 129 uomini scelti, i migliori della Royal Navy, siano finiti a morire di fame nel deserto bianco, dobbiamo tornare indietro. Al momento in cui la fiducia dell'impero britannico rasentava l'arroganza, siamo nel cuore dell'era vittoriana. La rivoluzione industriale ha convinto l'uomo di poter piegare la natura al proprio volere, attraverso il vapore e il ferro. La spedizione Franklin non è solo una missione esplorativa, è un manifesto tecnologico. Le navi portano con sé un sistema di riscaldamento interno all'avanguardia, canalizzazioni che dovrebbero trasportare il calore del carbone in ogni angolo della struttura. Hanno provviste per 3 anni, 8.000 latte di cibo, carne di bue, zuppa di tartaruga, verdure. Ma c'è una debolezza invisibile, un errore umano celato sotto strati di stagno e saldatura frettolosa. Sir John Franklin, a 59 anni, è un uomo di fede e di dovere.
Non è un novizio dell'Artico, ma porta con sé il peso di un'aspettativa nazionale enorme. Lady Jane Franklin, sua moglie, ha mosso ogni filo politico a Londra perché questo comando fosse suo. Per John, questo è l'ultimo grande atto. Per l'ammiragliato, è una formalità. Immaginiamo la cena degli ufficiali nel primo inverno, quando ancora l'ottimismo non è stato divorato dallo scorbuto. Le tovaglie sono bianche, i bicchieri di cristallo brillano alla luce delle candele. Discutono di geologia, di magnetismo, di poeti romantici. Fuori, la banchisa si è saldata in un unico blocco di granito bianco, ma dentro l'Erebus, l'illusione della civiltà inglese rimane intatta. Ma sotto questa maschera di decoro, il disastro è già in atto. Steven Goldner, il fornitore che ha vinto l'appalto per le conserve di carne, ha lavorato con troppa fretta. Per risparmiare tempo, le lattine sono state sigillate con una lega di piombo scadente. Mentre gli uomini mangiano, mentre brindano alla salute della regina Vittoria, minuscole particelle di metallo pesante si sciolgono nel brodo, filtrano nelle fibre della carne, entrano nel loro sangue. Il piombo è un nemico silenzioso. Non uccide subito. Prima attacca il sistema nervoso. Provoca paranoia, confusione, dolori addominali lancinanti. Gli uomini iniziano a guardarsi con sospetto. Piccoli disaccordi diventano furiose liti. Il respiro dell'Artico è fuori, ma il veleno è già dentro. Siamo a Beechy Island, il primo luogo di svernamento. 3 marinai muoiono precocemente. John Torrington, 20 anni, è il primo a cadere. Viene sepolto nel permafrost, con le braccia incrociate sul petto. Quando i suoi compagni scavano la fossa nella terra ghiacciata, il rumore del piccone contro il suolo suona come un avvertimento. Ma Franklin non può fermarsi, non ora. A maggio 1846 le navi si liberano per un breve momento, provando a spingere verso sud, verso lo stretto di Victoria. Ma è una trappola. Una corrente massiccia spinge i ghiacci della banchisa verso l'isola di Re Guglielmo, bloccando la Erebus e la Terror in una morsa che non si allenterà mai più. Le navi non sono più veicoli, sono prigioni. E mentre l'estate del 1846 non arriva mai e il ghiaccio non si scioglie, Franklin inizia a capire. La tecnologia non li salverà. Il carbone sta finendo. E le latte di carne, aperte una dopo l'altra, rivelano un contenuto putrido o saturo di morte metallica. Quale segreto nascondono i diari che non verranno mai ritrovati? Cosa si dicono gli uomini quando le lampade si spengono e restano solo i gemiti di chi inizia a sentire le gengive gonfiarsi e le vecchie ferite riaprirsi a causa dello scorbuto? Il sipario della storia sta per calare su di loro, trasformando un'impresa gloriosa in un incubo senza via d'uscita. Inverno 1846-1847. Il termometro sulla scrivania di Sir John Franklin segna cifre che sfidano la comprensione umana. L'inchiostro gela nel calamaio, la condensa dei respiri si trasforma in una crosta di ghiaccio spessa sulle pareti interne dei ponti inferiori. Le navi sono diventate bare di ferro e quercia, sepolte sotto metri di neve, che gli uomini spalano freneticamente per evitare di essere schiacciati dal peso bianco. Nel ponte di batteria della HMS Terror, qui, tra le amache che oscillano appena, vive Francis Crozier. È un uomo diverso da Franklin. È un irlandese, un esperto dei ghiacci, un uomo malinconico che non condivide l'ottimismo cieco dei suoi superiori. Crozier osserva i suoi uomini e vede i primi segni del male del mare. Lo scorbuto non è solo una malattia, è una scomposizione del corpo. Le gengive diventano nere e spugnose, i denti dondolano negli alveoli come pietre in un muro che crolla. Ma è l'effetto psicologico del piombo a rendere l'aria irrespirabile. Gli uomini soffrono di insonnia, di scatti d'ira improvvisi. Le conversazioni, un tempo colte e vivaci, si riducono a sussurri paranoici. Un marinaio, John Hartnell, siede su una cassa. Le sue mani tremano mentre cerca di rammendare una calza di lana. La luce della lampada a olio è fioca, rossastra. L'odore è nauseabondo.
Una miscela di grasso bruciato, urina e la puzza dolciastra della carne che va in cancrena negli arti dei malati. Hartnell guarda il soffitto. Sente il ghiaccio che preme contro lo scafo, un suono che ricorda quello di un vetro che viene graffiato da un diamante gigante. Non c'è più distinzione tra giorno e notte, c'è solo il crepuscolo eterno. Per mantenere alto il morale, Franklin organizza spettacoli teatrali e lezioni di lettura. Immaginate la scena surreale. Uomini con la pelle grigiastra e le ossa doloranti che recitano Shakespeare o Dickens, mentre fuori, a pochi metri di distanza, i lupi artici ululano alla luna invisibile. È una recita grottesca messa in scena sul palcoscenico dell'oblio. Poi, l'11 giugno 1847, accade l'irreparabile. Sir John Franklin muore. Non sappiamo come. Forse un attacco di cuore, forse il veleno nelle latte di carne ha reclamato la sua vittima più illustre. Non c'è una tomba di pietra per lui. Il suo corpo viene probabilmente calato in un buco scavato nel ghiaccio, avvolto in una bandiera britannica che il vento strappa con violenza. Il comando passa a Crozier. L'irlandese guarda le mappe e capisce la verità che Franklin non voleva accettare. Le navi non si libereranno mai. Sono intrappolate in una corrente che le trascina lentamente verso sud, ma il ghiaccio non cede. Le provviste stanno finendo, anzi, le provviste sono armi puntate contro di loro. Ogni barattolo aperto è una roulette russa di botulismo e piombo. Aprile 1848. Dopo 19 mesi prigionieri del PEC, Crozier prende la decisione più atroce: abbandonare le navi. 105 uomini sopravvissuti scendono sul ghiaccio. Portano con sé delle slitte pesantissime, cariche di scialuppe di salvataggio riempite di oggetti inutili, posate d'argento, libri, sapone profumato. È il peso della loro civiltà che si rifiutano di lasciare indietro. Iniziano a camminare verso sud, verso il Backsfish River, sperando di raggiungere un avamposto della Hudson's Bay Company. Migliaia di chilometri di nulla li separano dalla salvezza. Il primo uomo cade dopo meno di 1 chilometro. Cade sulla neve, la faccia rivolta al sole freddo e non si rialza più. I suoi compagni non si fermano, non possono. Il deserto bianco ha iniziato a mangiare. Aprile 1848. La colonna di 105 uomini si snoda sul ghiaccio come un serpente morente. Non sono più i fieri marinai che hanno lasciato l'Inghilterra tra le grida di giubilo della folla. Sono spettri. Le loro uniformi di lana blu, un tempo eleganti, sono ridotte a stracci unti e laceri, irrigiditi dal gelo fino a diventare simili a armature di cartone. Sotto il comando di Francis Crozier e James Fitzjames, gli uomini trascinano slitte che pesano quasi 1 tonnellata ciascuna. È un'immagine che rasenta la follia. Scialuppe di legno massiccio montate su pattini di ferro, caricate non solo di cibo e munizioni, ma di pesanti oggetti di porcellana, spazzole per capelli con il manico d'avorio e persino una scrivania. È il disperato tentativo di aggrapparsi a un'identità che l'Artico sta cancellando ora dopo ora. Le gambe degli uomini sono gonfie, i muscoli atrofizzati dallo scorbuto. Ogni passo è un'agonia di ossa che sfregano contro articolazioni infiammate. Il cielo è di un azzurro pallido, crudele, e il riflesso del sole sulla distesa bianca brucia le loro retine, causando una cecità da neve che trasforma il mondo in una nebbia lattiginosa e dolorosa. Fermiamoci un istante a osservare un giovane marinaio, forse uno dei più forti all'inizio della spedizione. Si chiama William Brain. Le sue mani sono piegate, le dita bluastre per i primi stadi della cancrena. Si ferma, appoggiandosi alla corda della slitta. Non sente più i piedi. Il freddo è diventato un ronzio costante nelle sue orecchie. Guarda l'uomo davanti a lui e vede la nuca sporca, i capelli incrostati di sale e ghiaccio. Non vede un eroe dell'impero, vede un uomo che sta per morire. Il cibo è il loro pensiero fisso, un'ossessione che scava buchi nella loro sanità mentale. Le razioni sono ridotte al minimo. Tentano di cacciare, ma la fauna artica sembra essere svanita nel nulla, quasi come se la terra stessa volesse respingerli. La disperazione inizia a mutare in qualcosa di più oscuro.
Lungo la costa occidentale dell'isola di Re Guglielmo, la scia di morte diventa inequivocabile. Ogni pochi chilometri un corpo viene abbandonato. All'inizio i compagni cercano di scavare una fossa, di dire una preghiera, ma presto la forza per sollevare una pala svanisce. Gli uomini vengono lasciati dove cadono, piccoli dossi scuri che la neve ricoprirà in pochi minuti. È qui, in questo silenzio assoluto, che accade qualcosa che la Royal Navy negherà per decenni. Un incontro. Un gruppo di Inuit, cacciatori nomadi perfettamente adattati a quel deserto, vede la colonna di bianchi. Gli Inuit osservano con orrore quegli uomini che trascinano barche sulla terraferma, uomini che hanno le facce nere e le gengive che sanguinano. Gli Inuit offrono carne di foca, ma gli ufficiali britannici, chiusi nel loro senso di superiorità o forse già troppo confusi dal piombo, non sanno come comunicare. Gli Inuit se ne vanno, scomparendo tra le colline di ghiaccio come ombre. Sanno quello che i britannici non vogliono ancora ammettere. Quella non è una marcia verso la salvezza, è una processione verso un altare di ghiaccio, dove la morte attende pazientemente l'ultimo di loro. Il vento cambia direzione, portando con sé l'odore del mare aperto che non raggiungeranno mai. E nel buio della tenda, quella notte, qualcuno inizia a guardare il compagno non come un amico, ma come l'unica fonte di sostentamento rimasta. Maggio 1848. Il sole non tramonta quasi più, ma la sua luce è priva di calore. È una luce clinica che espone ogni piaga, ogni tremore, ogni centimetro di pelle annerita dal freddo. La colonna di uomini si è frammentata. Non sono più 105. La morte ha iniziato a mietere il suo raccolto con una velocità spaventosa. Siamo in un accampamento improvvisato, presso un luogo che la storia ricorderà come Starvation Cove, la baia della fame. Qui la disciplina della Royal Navy, quella catena di comando che aveva resistito a tempeste e battaglie navali, si spezza definitivamente. Immaginiamo un ufficiale, il tenente John Irving. Sta cercando di scrivere un appunto sul suo diario, ma le sue dita non rispondono più. La matita scivola sulla carta, lasciando solo un solco senza colore. Accanto a lui, un marinaio fissa un barattolo vuoto, con occhi vitrei. Il silenzio non è più pace, è una pressione fisica che spinge contro i timpani. È in questo momento che la civiltà vittoriana compie il suo ultimo, tragico naufragio. Gli uomini sono ridotti a scheletri che camminano. Lo scorbuto ha riaperto vecchie cicatrici di ferite guarite anni prima, come se il corpo stesse letteralmente dimenticando come restare unito. La fame non è più uno stimolo, è un dolore lancinante che consuma i tessuti, i grassi e infine la ragione. Le prove archeologiche ritrovate decenni dopo racconteranno una storia che l'Inghilterra dell'epoca troverà inaccettabile. Su alcune ossa umane verranno rinvenuti segni inequivocabili, tagli netti, precisi, fatti con coltelli d'acciaio. Non sono i segni di un attacco animale, sono i segni del cannibalismo. Non è accaduto per malvagità, è accaduto per un istinto di sopravvivenza primordiale, scatenato da un cervello devastato dall'avvelenamento da piombo e dalla privazione totale. Quegli uomini, che pochi anni prima leggevano i classici e discutevano di progresso, si ritrovano a dover compiere l'atto più estremo per guadagnare un solo giorno di vita in più. Un giorno di vita in un inferno bianco che non offre comunque alcuna via d'uscita. Crozier, se è ancora vivo in questa fase, osserva il disfacimento della sua spedizione. Le slitte sono state abbandonate, le scialuppe, che dovevano essere la loro salvezza, giacciono rovesciate sulla sabbia gelata dell'isola di Re Guglielmo, circondate da scheletri vestiti di lana pregiata. Un uomo viene trovato seduto contro una roccia, con la sua borsa dei medicinali ancora a tracolla, come se stesse aspettando un paziente che non arriverà mai. L'ultimo atto non è una battaglia eroica, ma una lenta dissolvenza nel bianco. Alcuni cercano di proseguire verso sud, trascinandosi sulle ginocchia quando le gambe cedono. Altri si siedono e aspettano che il sonno dell'ipotermia li avvolga.
C'è un silenzio assoluto, interrotto solo dal gracchiare di un corvo che osserva dall'alto l'ultima macchia scura che si muove sulla neve. L'impero britannico sta ancora aspettando notizie, organizzando balli e pianificando il futuro del commercio mondiale, ignaro del fatto che i suoi figli migliori sono diventati polvere e ossa nel luogo più solitario della Terra. Per anni il destino della Erebus e della Terror rimane un buco nero nel cuore della geografia mondiale. A Londra, Lady Jane Franklin diventa il simbolo della fedeltà eterna, finanziando missione dopo missione per ritrovare suo marito. Ma la verità non si trova nelle mappe dell'ammiragliato. Si trova nei racconti degli Inuit, che parlano di uomini bianchi che cadevano e morivano mentre camminavano, e di una nave che affondava lentamente nel ghiaccio, diventando una prigione sottomarina per chi era rimasto a bordo. Spostiamoci a decenni di distanza, quando i primi soccorritori raggiungono finalmente l'isola di Re Guglielmo. Quello che trovano è un museo dell'orrore a cielo aperto. Lungo la costa, gli scheletri sono ancora lì, parzialmente sepolti dalla ghiaia artica. I loro vestiti sono stati preservati dal gelo, trasformando i resti umani in macabre sculture di stoffa e ossa. Il dottor John Ray, l'esploratore che per primo raccolse le testimonianze degli Inuit nel 1854, si trova davanti a una scena che sfida la sua comprensione di uomo di scienza. Trova forchette d'argento con lo stemma della famiglia Franklin sparse tra le rocce. Trova una Bibbia aperta su una pagina che parla di redenzione, ma le cui parole sono state cancellate dal tempo e dalle intemperie. Ma soprattutto raccoglie quegli oggetti che gli Inuit hanno scambiato. Pezzi di metallo che una volta erano parti di strumenti scientifici, ora usati come punte per arpioni. La reazione in Inghilterra è di violento rifiuto. Lo scrittore Charles Dickens scrive articoli feroci, rifiutandosi di credere che i nobili figli dell'impero possano essere caduti così in basso da cibarsi dei propri compagni. Preferisce incolpare gli indigeni selvaggi per una strage che in realtà la natura e la tecnologia fallata avevano già scritto. Ma il ghiaccio non mente. Gli studi forensi condotti oltre un secolo dopo confermeranno ogni dettaglio. Le ossa tagliate, i livelli di piombo nel sangue 1000 volte superiori alla norma, lo scorbuto che aveva reso i loro corpi fragili come vetro. La spedizione Franklin non è solo fallita, è stata una collisione frontale tra l'ambizione umana e una realtà fisica indifferente. E mentre le navi, l'Erebus e la Terror, giacciono infine sul fondo dell'oceano, inghiottite dal fango e dal freddo eterno, la loro storia smette di essere un resoconto di viaggio per diventare una leggenda nera. Gli uomini che avevano cercato di mappare il mondo sono finiti fuori dalle mappe, in un luogo dove il tempo si ferma e dove l'unico suono è quello del ghiaccio che continua ancora oggi a premere contro ciò che resta dei loro sogni di gloria. L'inferno non era di fuoco e zolfo, era un deserto di bianco infinito, dove l'ultima cosa a morire non fu la carne, ma l'illusione di poter dominare l'indomabile. Nel 2014 e nel 2016, a più di 170 anni dalla loro scomparsa, le acque gelide dell'Artico hanno finalmente restituito i loro segreti più oscuri. I relitti della HMS Erebus e della HMS Terror sono stati ritrovati, quasi intatti, adagiati sul fondale come giganti addormentati in una tomba di cobalto. Le telecamere dei robot subacquei hanno inquadrato i piatti di ceramica ancora riposti nelle rastrelliere, i letti degli ufficiali, i diari sepolti nel fango che forse un giorno racconteranno l'ultima verità. Ma cosa resta della spedizione Franklin, oltre al legno marcito e all'acciaio corroso? Resta l'immagine di un'umanità che, nel culmine della sua potenza tecnologica, ha sottovalutato la fragilità del legame che ci tiene uniti. Quegli uomini non sono morti solo per il freddo o per la fame. Sono morti perché il sistema che doveva proteggerli, la modernità industriale, li ha traditi. Il piombo nelle loro vene era il prezzo del progresso, un veleno invisibile confezionato in scatole di latta che promettevano la vita,
e hanno consegnato la morte. La lezione di Sir John Franklin è una riflessione sulla nostra stessa natura. Anche oggi, nel nostro mondo iperconnesso e tecnologicamente avanzato, nutriamo la stessa hubris, la stessa orgogliosa certezza di poter ignorare i limiti del pianeta che ci ospita. Costruiamo astronavi e tracciamo rotte attraverso territori che non comprendiamo appieno, convinti che un algoritmo o una macchina possano sempre salvarci dall'imprevisto. Ma l'Artico ci ricorda che la natura non negozia. Non le interessa il nostro rango, la nostra cultura o la bellezza delle nostre posate d'argento. Sotto il ghiaccio dell'isola di Re Guglielmo siamo tutti uguali. Esseri fatti di carne e respiro, vulnerabili al vento e al tempo. Il destino della spedizione Franklin ci insegna che la vera civiltà non risiede nella potenza dei motori o nella precisione delle mappe, ma nella capacità di riconoscere la nostra piccolezza davanti all'immenso. Quegli uomini, partiti come conquistatori, sono finiti come parte della terra stessa, le loro ossa integrate nel permafrost, i loro nomi scritti sul vento che ancora oggi soffia tra le rocce nude. Chiudiamo questo diario di ghiaccio con un'immagine. Una piccola imbarcazione di salvataggio ritrovata sulla terraferma, rivolta verso sud. Al suo interno due scheletri che si stringono. Anche nell'ultimo istante, nel cuore dell'inferno bianco, hanno cercato il calore di un altro essere umano. Forse è questo, alla fine, l'unico vero passaggio a nord-ovest. Non una rotta tra i mari, ma la capacità di restare umani quando tutto il resto svanisce nel buio.